una pala chirurgica. Non so il nome, aspetta. Abbiamo iniziato la recensione, Alvin non sa il nome della racchetta, io questa cosa non la taglio perché voglio farvi vedere con chi purtroppo ho il piacere di lavorare. Lo dico io questa volta il nome, Alvin. Dillo tu. Quindi una pala chirurgica, ripeto, non ho tagliato questa parte per farvi la gaff di Alvin. E parliamo oggi della Sane Cinetic 28 Professional Edition, che è esattamente la racchetta con cui gioca, diciamo, il giocatore più rappresentativo di Sane, ossia Javi Ruiz, che giocherà in Egitto, no, da Dubai, giocherà con... Purtroppo l'ignoranza è una brutta bestia. Sapete? Ci sono qui due ospiti, che fatica la vita da padellista, lo sai con chi gioca a Dubai? Non lo sa, Superman lo sa con chi gioca a Dubai? Non lo sa neanche lui, giocherà con Victor Ruiz, perché Victor Ruiz è separato da Sancho, che Sancho si sposta a sinistra, perché a destra ci va? Diestro, vittoria perché fatica la vita padellista. Comunque oggi parliamo della Sane Cinetic 28 Professional, ossia la racchetta che ha un profilo da 28 mm. Era la prima racchetta che io provo, anzi che abbiamo provato con profilo da 28 mm, che è diverso dal 99% delle racchette che vengono prodotte, che sono tutte da 38 mm, quindi un centimetro in più. Super curioso di provarla. Sane ha già fatto a inizio 2024, una racchetta identica ma con gomma più morbida. Questa è proprio quella che usa Javi Ruiz, che però a differenza di questa si sceglie comunque il peso con cui giocare. Però vabbè, quello ci sta. Le caratteristiche sono identiche. Alvin, dopo questa brutta gaff, no? Dimmi tu una parola a questa racchetta, non puoi dire chirurgica. Allora, sorprendente perché comunque a me è piaciuta molto, giocattolosa. Non so se si può dire. Giocattoloso è brutto, brutto? Sì, è giocattoloso e brutto. No, perché comunque ti viene voglia di fare proprio giochetti. Non è giocattolosa, è tricchettosa. Tricchettosa, bravo, quello volevo dire, tricchettosa. Perché comunque ha una facilità di utilizzo, una facilità di colpo che rispetto ad altre racchette non si trova, esatto. Parliamo del prezzo, che è una cosa che ha fatto storcere il naso perché ho fatto il video presentazione della palla su Instagram. 329 euro di listino, ricordiamo Sane dal 1989, racchetta assolutamente made in Spain, fatta nello stabilimento di Madrid. 329 euro è un prezzo alto, altissimo, ma è una racchetta che usa ed è firmata da Javi Ruiz, uno dei giocatori rappresentativi di Sane. È una top di gamma. È una top di gamma. 329 euro non è un prezzo basso, però secondo me, visto che comunque tutti i brand aumentano addirittura i prezzi, per quella di Tapia nuova, che è identica a quella dell'anno scorso, da 330 è passata a 360 euro. Cioè, nel senso, perché? Questa almeno ha una novità, ossia il profilo da 28 mm che appunto non si trova in commercio così. C'è una tecnologia dietro. C'è una tecnologia, non è sempre la prima che è stata fatta, anche Starbuy ha fatto con la Kraken quella più stretta da 28 col profilo da 28 mm, però è sicuramente qualcosa, una novità. Quindi una novità secondo me va premiata. 329 euro non è un prezzo basso, però a me questa racchetta è piaciuta moltissimo. Anche a me, molto. Ha sorpreso. E adesso diciamo del livello. Racchetta polivalente, si può usare a destra e a sinistra con ottimo profitto da livello intermedio alto in su. Giocatore di sinistra però alla Javi Ruiz, ossia il giocatore che comunque lavora il colpo, non è un bombardiere assolutamente, è un giocatore vecchio stampo, d'altronde comunque è un giocatore abbastanza anziano, però sia a destra che a sinistra si gioca alla grande. Sono d'accordo con te. Parliamo delle caratteristiche tecniche? Vai. Diamante oversize, piatti in carbonio 12K, gomma HDR, tatto duro, racchetta super elastica, facce, finitura lucida con piatti sabbiati, effetti al top, manico misura standard, molto confortevole il grip, l'accetto con un comodo cordino. Parliamo adesso di peso e bilanciamento. Il range di questa palla, Amy, oscilla tra 355 grammi e 375 grammi, con la nostra nello specifico che pesa 360 grammi ed ha un bilanciamento bello alto, a 27,5. Che però non si sente, Che però, sono sincero, esatto, non si sente. Cioè, secondo me è fatta apposta perché una racchetta così sottile non poteva il bilanciamento troppo basso. Può essere, esatto. Però devo dire che non si sente per niente. Cioè, no, racchetta super estremamente maneggevole. Sono d'accordo. Come si comporta da fondo campo? Lo dico subito, è una racchetta che uno la può comprare, c'è tanta gente che compra le racchette e dopo
al terzo scambio dice no, non è la racchetta che fa Ecco, per me. questa no. Ecco, con questa non potete fare questo ragionamento, a parte perché avrete speso 320 euro e quindi non è una cifra bassa, ma poi è una racchetta particolare che va capita, ci va giocare almeno 2-3 partite perché il tatto, cioè il suono che fa È diverso. quasi inesistente. La racchetta è super elastica, cioè tocchi la palla, non dico che parte, però viaggia veloce. Sì. E mi è sembrato, infatti quando siamo andati in Spagna da Uric, tu non c'eri, Non c'era infatti. quindi non ti puoi ricordare, Ti però ricordi, io c'ero. E mi sembrava di giocare una racchetta che è Uric, altro brand argentino famosissimo di fine anni 80, racchette molto sottili, e quando colpivi la palla era, no, non si sentiva il suono, però partiva. Sembrava di usare una racchetta di fine anni 80, inizio anni 90, ovviamente riletta in chiave moderna 2024, ma davvero una super racchetta che si muove super bene, super elastica, buon punto dolce, estremamente maneggevole, uscita di palla ottima, e da fondocampo mi è piaciuta tantissimo, poi pure a rete, cioè, magari dall'alto non è un cannone, esatto, serve tanta dall'alto. velocità di braccio per farla viaggiare, però bella, e la provo subito da fondocampo, Alvin. Vai. Ma come si muove questa Sane? Ripeto, racchetta che merita prima di essere giudicata almeno 2-3 partite, perché è completamente diversa da quella con cui avete sicuramente giocato il 100% delle volte, per via del suo profilo da 28 mm, super elastica, super maneggevole, nonostante i 27,5 di bilanciamento a fronte di un peso da 355 grammi. Facciamo muovere un po' Alvin. Palla si sente tantissimo, chirurgica, Cichite, pallonetti, e Alvin corre. Alvin, sbatti pure la racchetta sul vetro, tanto è quella di Lillo. Poi facciamo vedere i pantaloni di Lillo dopo che ha visto che giocavi con la sua pala. Comunque veramente una racchetta che da fondocampo permette di giocare con una facilità estrema, super elastico. Il suono è diverso da quello delle altre racchette, quindi anche questa è una cosa che comunque un po' deve piacere. Buon punto dolce, ottima uscita di palla. Alvi, mettimi un po' alla prova, va. Guardate quasi. Facile, facile. Era fuori, pallonetto. Ah, peccato, ma stavo dominando come al solito. Come si sente la pallina? Poi la mia lentezza purtroppo, posso avere pure la racchetta dei Tapia, ma... Vai, Alvin, ultime ad alto ritmo, pallonetti che vanno su bene, facile, anche in mezzo ai piedi, la prendo facile lì, prendo la rete, Alvin corre, la tira fuori, chirurgica, veramente una super pala. Alvin, l'ho provata a fondocampo, cosa dici a rete? A rete, col tuo polso, con gli effetti come vanno? A rete mi ha sorpreso per la sua varietà di colpi, Amy. Cioè, poteva far benissimo tutto, affettare tutto, potevi fare qualsiasi cosa. Quindi Alvin il salumiere. Esatto, infatti il fisico è quello. Il fisico è quello. Però devo dire che è proprio la varietà di colpi che proprio rende questa racchetta proprio imprevedibile a rete. Cioè, la giocata veloce per togliere il tempo agli avversari, la palla corta dal nulla, la palla lavorata a doppio vetro, una racchetta che comunque non è potente, ma ti permette di essere offensivo, di far punto anche stando a rete, senza essere così tanto eccessivamente potente. Quindi devo dire che mi è piaciuta molto per la sua anche facilità di utilizzo. Quindi anche nel gioco di volea, divertentissima. Anche nello scontro a rete magari potevi fare il pallonetto all'improvviso e scavalcare l'avversario. Quindi devo dire che a rete secondo me è il punto dove rende si esalta di più. Dove si esalta di più. Poi magari quando fai anche la volée incisiva e poi vai sopra, sotto male. Vai così, la butti fuori di rovescio. Questa racchetta ti invoglia a fare queste cose, a queste giocate qua anche di qualità. Quindi la provi subito? La provo subito, proviamo anche a fare una giocata di qualità. No, non la facciamo. Non la facciamo, come se. Esatto. Adesso mi vedete a rete. Eccoci a rete con la pala da 28. Beh, prima di tutto la cosa che notiamo è la facilità di utilizzo, come detto prima anche, la varietà di colpi, guardate come posso giostrare la pallina,
come posso, tra virgolette, come posso trichettare, giocare lento, morbido, rapido, indifferente, guardate, qua, rapido, secco, figata, veloce, rapida, fintata, racchetta che può fare tutto quello che si vuole, quindi una sola parola, si può fare tutto, anche la palla fuori ovviamente, quindi racchetta completa, peccato che pecca giustamente di potenza, non può, diciamo, avere tutto. Vediamo il ritmo, vediamo come si comporta, adesso mi ha tirato forte, veloce, rapida, anche troppo rapida, visto? Questa è buona, ogni tanto vi invoglia, essendo così anche agile e veloce, ad aprire troppo e ogni tanto la pallina potrebbe scapparvi. Si giochicchia con questa racchetta, si giochicchia. Ecco, nonostante sia meno spessa, comunque veloce, rapida e non vibra, vai, una deada. Ultima, questa è fuori dalla porta e questa è fuori dalla porta. 2 su 2, racchetta bellissima. Mi avete visto la rete Emi dall'alto. Com'è dall'alto? Dall'alto si muove estremamente bene, per dare potenza serve super velocità di braccio e comunque è permessa perché è una racchetta estremamente maneggevole, però non è una racchetta potente. No. Cioè, nel senso, per far viaggiare forte e veloce la pallina serve il livello alto, proprio alto. Però, ripeto, con questa racchetta non è una racchetta nata insomma, per fare i buchi per terra, ma è una racchetta nata per costruire il punto, per essere offensivi senza il bisogno di essere sempre potenti. Esatto. Io metto gli occhiali, parlo con occhio solo aperto. Che è un po'... Senza il bisogno di essere assolutamente potenti. Quindi a me è piaciuta tanto, cioè si muove tanto, volee incisive, colpi dall'alto, kick per 3, palla che comunque gira tantissimo, vibore bene perché lascia andare il braccio e la palla parte, però sullo smash piatto un po' pecca. Esatto. Adesso guarda, la provo subito con tu che sei in difesa. Ci proviamo. Ci proviamo dall'alto, ma comunque abbiamo detto dove siamo, Alvin, per inizio Dove siamo? come si chiama la racchetta. Esatto, siamo al Fantasia Resort di Marsalam, tanto divertimento ultimo giorno. Bello, in Egitto. In Egitto, sì. 47 persone eravamo, Alvin. 47 persone sono divertite tutte quante. Adesso la provo dall'alto. Sane Cinetic 28 Professional dall'alto. Come detto, non è un cannone, ma si muove con grande velocità. Qui il vento purtroppo oggi non aiuta. Però vedi, quando si tratta di far girare Alvin è punto sempre. Se poi lo trovate a destra, tirate forte. Effetti top, Adesso come oggi si muove benissimo anche nella volea alta di rovescio. Qui la grada aiuta molto, Vi giuro che è davvero difficile giocare con questo vento, però la racchetta che si muove è estremamente maneggevole, ma visto che comunque non è assolutamente un cannone, basta tirare forte, per ogni palla è un cannone quando c'è Alvin che difende. Però davvero elastica, super maneggevole. Ultima, vai Alvin, ultima. Dico per 3. Chiudo sempre col solito per 3. Impossibile il per 3 oggi con sto vento, però bella, bella, bella. Andatela a provare subito.
Alvin, abbiamo visto dall'alto, abbiamo visto la doppia sfida, è il momento di dare i voti alla Sane Cinetic 28 Professional, la racchetta con un profilo da 28 mm. Fondo campo, 8,5. pallonetti, 8. arete, 8. Controllo. controllo, 8,5. maneggevolezza, 8,5. uscita di palla, 8,5. punto dolce, 7,5. effetti, 8,5. potenza, 7,5. per 3, 7,5. smash, 7,5. Vibora, 8. rapporto qualità-prezzo a 329 euro. So che questo voto farà discutere, ma Esatto. Noi diciamo 7. per l'innovazione. L'innovazione merita di essere premiata. È un prezzo alto, altissimo, ma dato che comunque bisogna fare anche il paragone con gli altri brand che fanno racchette da oltre 300 euro, io dico che questo prezzo per l'innovazione va premiata ed è un prezzo comunque ci sta. E ti dirò, molti brand, anche top di gamma, che top di racchette, top player, io scelgo questa. Assolutamente, sono d'accordo con te, proprio il tuo gioco secondo me è perfetta. Abbiamo detto tutto, vi salutiamo dal Fantasia Resort di Marsalamo. Quando vedete questo video saremo tornati in Italia. Esatto. Ciao! Ciao!